Quanto sarebbe bello insegnare al tuo cane, ad esempio, il riporto? Lascia. O anche a non tirare al guinzaglio. Oppure a venire al richiamo così. Potremmo insegnargli qualcosa di più avanzato, tipo questo. Oppure questo. O più semplicemente a starti ad ascoltare. E chi è questo cane qua? Sì, ma in quanto tempo? Quando vogliamo insegnare qualcosa al nostro cane o quando vogliamo insegnare qualcosa a noi stessi, come ad esempio imparare a suonare uno strumento o a danzare o a recitare o anche fare video, dobbiamo metterci in testa che non dobbiamo darci dei limiti di tempo, perché questa cosa ci preclude dal progredire giorno per giorno. Il trucco in tutte le cose è fare tutti i giorni qualcosa. Per sviluppare qualsiasi capacità bisogna dedicarsi a quell'attività giorno per giorno una quantità di tempo. Più ci si riesce a dedicare, ovviamente, ma non deve essere un cruccio questa faccenda del tempo, darsi una scadenza. Voglio insegnare al mio cane a non tirare più al guinzaglio. Ma quanto ci vuole? Quanto ci vuole? Quanto tempo? Se tu mi chiedi quanto tempo ci vuole, mi stai facendo capire che con la tua testa non sei qui e ora, senza voler fare il santone, e sei proiettato in avanti, stai pensando a un futuro e quindi pensando al futuro tu non vivi il presente e non vivendo il presente, non voglio farlo sciamano, ma te lo perdi. Quindi tu devi essere concentrato sul presente, cioè sul fare l'esercizio ora, domani, dopodomani e un giorno arriverà il risultato. Fermo. Pronto? Corri. Ah, guarda. Se tu mi poni questa domanda, quanto tempo ci vuole? Sì, ma io ho provato una volta. Sì, ma io è una settimana che faccio questo. Ma quanto tempo ci vuole? Tu mi chiedi quanto tempo ci vuole e io ti rispondo il tempo che ci vuole. Perché ci vuole tempo. Per qualsiasi cosa, per sviluppare una capacità, una skill, ci vuole tempo. Il trucco è fare, semplicemente, non porsi problemi di quello che succederà in futuro. Sapere di star facendo la cosa giusta e martellare giorno per giorno, partendo dalle cose semplici, come il richiamo, la condotta al guinzaglio, prendere e lasciare oggetti, insegnare giorno per giorno. Bravissimo. Attento. Flash. Bisogna investire tempo in queste cose. Un'altra parte importante è la socializzazione, far socializzare il proprio cane per evitare che sviluppi dei disturbi in futuro dovuti proprio al non socializzarlo. Passare tempo con loro, spiegargli cose, sviluppare un rapporto al fine di condizionare il suo comportamento. Il condizionamento appunto è questa cosa che avviene quando tu martelli su una cosa giorno per giorno. Non mi piace tanto dire martellare quando parli del cane perché può essere frainteso, però il fatto è stare sul pezzo. Piuttosto 5 minuti tutti i giorni sono meglio di un'ora una volta a settimana. Quindi se tu vuoi insegnargli qualcosa e hai capito che il metodo funziona, perché la logica c'è, se non funziona o ci vuole più tempo e tu hai fretta e mi chiedi quanto tempo ci vuole, quanto ci metto, sì ma in quanto tempo, voglio, io, mio, no. Non ci siamo. Non fissatevi con voler ottenere il risultato. Fissarsi col voler ottenere il risultato è il modo migliore per non ottenere nessun risultato. Abbiate fiducia in quello che state facendo, anche perché quello che vi dico di fare io sono cose molto tranquille che non impattano sul cane
come metodi coercitivi che invece vi dicono di maltrattare il vostro animale. Io vi dico semplicemente magari di ignorare quando vi abbaia. Che maltrattamento, povero cane, lo ignorate quando abbaia. Dai ragazzi, fatelo, continuate a farlo e continuate ad approfondire perché l'argomento è vasto. Non basta un video di 5-10 minuti per dire ok basta, adesso risolvo il problema. Se mi chiedete nei commenti e pensate che io possa darvi una risposta risolutiva in 2 righe o 3, 5, quello che è, e fare abracadabra e sistemare tutti i vostri problemi, mi fa capire che volete qualcosa di veloce. Non esiste, tutto bisogna guadagnarselo e con i cani è la stessa cosa. Sono degli esseri viventi che ragionano, il loro cervello continua a ragionare anche quando noi non interagiamo con loro, loro vanno avanti, non sono delle macchine che accendi e spegni e quindi bisogna stare molto sul pezzo. Più il cane è intelligente e impegnativo e sono razze staminiche da lavoro, come i border collie, i pastori belga, come anche i labrador, insomma ci sono razze più impegnative, i Weimaraner, più avrà bisogno che voi stiate sul pezzo. I problemi derivano sempre da vari fattori, non esiste mai una risposta risolutiva o un'azione che in poco tempo ti risolva il problema. Se tu hai un problema col tuo cane, metti proprio nei calcoli che possono volerci anche mesi, se non anni, per risolverlo, ok? Tu devi semplicemente, religiosamente, tutti i giorni fare quella cosa, non cambiare approccio. Se ti spazientisci e salti da un metodo all'altro, le provi tutte, no? Anche questa cosa, le ho provate tutte ma non funzionano. Dipende sempre dal fatto che tu vuoi ottenere subito. Fermo. Stall. Giù. Sgridare non serve e ti dà l'illusione che funzioni perché ti dà un risultato subito. Se tu urli addosso al tuo cane mentre abbaia, lui smette all'istante, però poi a lungo andare non smette, capito? Se tu urli addosso al tuo cane quando lui abbaia, lui smette di abbaiare, quindi ti dà la falsa impressione che funzioni urlargli addosso per interromperlo, perché funziona, perché ti dà un risultato immediato, ma il risultato sulla lunga corsa, diciamo, cioè per farlo smettere di abbaiare alla lunga, nel senso che lui smetta di abbaiare, è giorno per giorno fare quello che ti dico io nel mio video che ti devi vedere, ovviamente. Ok, quindi non vi fissate con sta cosa di quanto ci vuole, quanto tempo ci vuole. Voglio insegnare il mio cane a portare gli oggetti, quanto ci vuole. Voglio che smetta di abbaiare, quanto ci vuole. Ma adesso lui è aggressivo con gli altri cani, quanto ci vuole. Ragazzi, più è grave il problema, più tempo ci vorrà. Più è radicato il problema, più ci vorrà. Più tempo di abitudine ha questo cane con quel comportamento, cioè se quel cane ha iniziato a comportarsi in quel determinato modo, a fare quella determinata cosa da 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni, è una cosa. Se quella cosa la fa da 6 anni, cioè questa domanda del tempo proprio non dovete neanche porvela, dovete semplicemente cambiare le vostre abitudini, intraprendere un percorso e i risultati arriveranno quando arriveranno. Il trucco è la consistenza e la persistenza, tutti i giorni, qualche cosa, ok? Spero di essere stato chiaro, Mannaggia, mannaggia. Andiamo a casino? Sì.